Rome, the eternal city, stands suspended between the grandeur of its past and the energy of its future. Con il calcio ho girato molto. A Verona ho vissuto 8 anni magnifici e intensi. Poi ovviamente c'è stato il cambiamento con Roma, che è la capitale. Adesso il mio cuore è qui, dove ho costruito qualcosa di importante e ho costruito una bellissima famiglia. Roma è Roma, tutti sanno cos'è. Sono di Bellaria, un comune in provincia di Rimini, a cui sono molto legato. Lì ho il mio stabilimento balneare, la mia famiglia e i miei ricordi da bambino. E se non fossi diventato calciatore avrei proseguito il lavoro dei miei genitori, ovvero gestire l'albergo di famiglia. Lo sbalzo è notevole tra Bellaria e Roma, però appunto in mezzo c'è stata Verona, che è una piccola Roma. Qua ci troviamo alla Fontana di Trevi, uno dei posti più belli di Roma, anche se sono veramente tanti. Basta girare qualche via del centro e ti trovi in delle piazze uniche come questa qua. Questo è un passaggio segreto, sì. È come le cronache di Narnia quando entri nell'armadio. Questa è l'antica cisterna dell'Acquedotto Vergine che alimenta tuttora Fontana di Trevi. Ed è veramente emozionante stare qua. Mamma mia, stiamo parlando di una città che non puoi mettere vicino a nessun'altra, perché respiri proprio la storia. Se vediamo solo dove ci troviamo oggi ci vengono i brividi. Come ogni bambino ho spesso guardato il cielo e le stelle. Ho sognato di volare più alto possibile. Così ho cominciato a inseguire un pallone. Un calciatore, la città eterna, lo spazio. 3 cose che a Roma possono essere gli ingredienti di una città globale. Mattia Zaccagni's style mirrors the precision, innovation and passion of Italy's aerospace industry, which from Rome and its surroundings quite literally launches ideas and technology skyward. Roma non è solo calcio e storia antica. Tutti conoscono la ricchezza culturale, ma non molti sanno che la città è anche un importante polo per l'industria aerospaziale italiana. Quando parliamo di filiera spaziale e aerospaziale parliamo di una comunità che è composta da centri di ricerca e tutta la parte di filiera industriale. Insieme questa comunità ha consentito all'Italia appunto di avere adesso un posto di primo piano a livello internazionale. L'Italia è stata il terzo paese a livello mondiale dopo Unione Sovietica e Stati Uniti ad avere in orbita un proprio satellite. Qui c'è l'Agenzia Spaziale Italiana che si occupa di coordinare numerosi progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. Roma e il Lazio più in generale è uno dei territori dove le attività spaziali si sono maggiormente sviluppate nel corso degli ultimi decenni. A parte la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana che è stata istituita nel 1988, abbiamo anche la presenza di numerosissimi centri di ricerca. Questa eccellenza tecnologica è motivo di orgoglio per tutti noi e dimostra come Roma sia una città proiettata verso il futuro. Le eccellenze italiane che ormai sono riconosciute a livello mondiale, in particolare con la NASA, no? Quindi con gli Stati Uniti. La filiera spaziale nazionale è una filiera completa perché copriamo effettivamente tutte le aree del settore spaziale. L'Italia è un paese famoso per l'esportazione all'estero in tantissimi settori, ma anche lo spazio ha un importantissimo ruolo per quanto riguarda l'esportazione. Questo grazie agli investimenti che sono stati garantiti dal governo. I fondi messi a disposizione dell'Agenzia Spaziale Italiana sono aumentati notevolmente. Siamo passati da entrate che erano pari circa a 600 milioni e siamo arrivati
quasi a triplicare, quindi siamo arrivati intorno a 1,6 miliardi, 1,7 miliardi. Complessivamente la filiera spaziale nazionale è composta da un elevato numero di aziende specializzate, quindi siamo intorno alle 300 e più aziende su tutto il territorio nazionale. Non ho mai viaggiato nello spazio, ma se per tanti bambini oggi sono una stella del calcio, lo devo ai miei genitori, alle mie gambe e alla Serie A. Sono passato da essere un ragazzino a diventare un uomo, sia in campo che fuori. Ho giocato in Serie B, ho vinto il campionato e mi sono fatto le ossa in tutti i sensi. Il gol all'Europeo non lo scorderò mai, è stata una gioia immensa, qualcosa di unico. Mi sono passate tante immagini nella testa, è un'emozione indescrivibile. Non saremmo passati se non avessi segnato quel gol. Ed è stato un momento per me irripetibile, cioè magico, speciale, non saprei come definirlo, però sapere che hai dato gioia all'Italia intera è qualcosa che ti porti dentro e te lo porterai per sempre. C'è un video bellissimo di mia moglie che la mattina dopo che io faccio gol fa vedere il video del gol a mio figlio, tutto contento che mi vede esultare, che indica ba ba ba. Un video che mi porterò dentro e lo legherò a questo bellissimo ricordo. Quando segni in partite importanti la differenza lo fa quello che ti circonda, quindi magari uno stadio più caloroso, il fine partita festeggi molto di più magari di una partita normale. Ci sono emozioni che quando le provi è qualcosa, è una botta di adrenalina che non riesco a spiegare. Qui il calcio è molto sentito come nel resto d'Italia, ma con qualcosa in più. Sembra come se quello che fa un calciatore in una partita cambia l'intero umore della città, impressionante. Basta pensare che in città mi iniziano a fermare già da un mese prima. Quando arrivi al centro sportivo senti già se da lì a breve ci sarà un derby imminente o meno. C'è una tensione diversa, si respira un'aria diversa, abbastanza pesante. La partita è molto sentita e di conseguenza la sentiamo anche noi. Secondo me è più difficile uscire da qua. A me piace stare in mezzo alla gente, perché alla fine noi siamo ragazzi come altri. Anzi, vorrei fare molte più cose che magari a volte è difficile fare, però è sempre un piacere stare in mezzo alla gente. Mamma mia, mi hai seguito da lato? Sì, per forza. Grazie. Prego. Sorry, kind of in your way. He doesn't want to show it in. Take it from me. Gotcha. Thank you, man. Il calcio per me, se lo devo definire con una sola parola, è passione, perché passione racchiude tante cose. Ho iniziato a 3-4 anni a giocare a calcio e non ho mai smesso. E dopo tanti sacrifici sono arrivato al punto in cui volevo essere. Giocare nella massima serie del tuo paese è un sogno di tanti bambini ed era anche il mio. Ora che sono stabilmente qui mi sento di aver avuto un grande privilegio dalla vita. Qui hanno giocato grandi campioni.
Ad esempio con la fascia al braccio prendo l'eredità di Ciro, il mio grande amico, un pezzo grosso di questo campionato. La prima volta che ho vestito l'azzurro in allenamento la sensazione che ho avuto è stata quella di leggerezza. Si sente la storia ovviamente, ma ti trasmette un senso di leggerezza che ti fa sentire forte, anche se porta tante responsabilità. Vincere all'Olimpico è bello, è coinvolgente, la curva nord dei tifosi trasmettono passione e la voglia di indossare questa maglia. Mi sono affezionato alla Lazio come alla città. L'arrivo di Baroni è stato un impatto piacevole, non ha mai sbagliato a preparare una partita, ci ha subito dato grande carica e serenità. Here, excellence isn't just a goal, it's a calling, fueled by pride, skill, and an insatiable hunger for the skies. Giocare per la Lazio è diverso, è speciale, ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia. E io da qui non intendo muovermi. Sono Mattia Zaccagni e viva Roma! Scena riporta in vantaggio la Lazio e fa impazzire l'Olimpico. Il suo capitano è numero 10. Chiamatemi Zac.